Benvenuta, benvenuto, benvenuti e benvenute a questo nuovo episodio di Olimpia, il risveglio del mio femminile. Giugno è stato un mese veramente particolare, addirittura adesso c'è anche il microfono che non vuole partire, quindi non mi faccio abbattere comunque da questo, voglio proprio di esprimermi e di raccontarti quello che è successo negli ultimi 2 mesi, perché è stato davvero interessante le conversazioni che ho ricevuto e secondo me vale la pena parlare in una maniera un po' più diretta, perché mi sto rendendo conto che su Instagram parlo in maniera molto politically correct, un po' quella paura di ferire qualcuno che il mio Giove cancro non me lo può permettere, assolutamente no. Però in realtà ci sono tante cose che vorrei dire proprio per ispirare, per far star meglio le persone. E mi sono resa conto che c'è una tematica molto forte riguardo alla differenza tra uomo e donna. Una cosa che ho sentito anch'io profondamente nella mia vita, perché se è nato questo podcast, Olimpia, il risveglio del mio femminile, è perché appunto io ero completamente sconnessa dal mio femminile. E voglio raccontarti anche un po' perché. Quello che vedevo intorno a me erano soltanto donne che erano o profondamente passive o estremamente isteriche. E io non volevo far parte di nessuna di queste due categorie, sinceramente. Ho sempre ripudiato l'una e l'altra, al tal punto da disconnettermi completamente dal mio femminile. E mi sono resa conto, studiando nella scuola che ho fatto adesso, l'ultimo anno in Earth, che c'è una differenza fondamentale tra uomo e donna, che magari la conosciamo tutti benissimo, ma non siamo mai andati a vedere quale fosse proprio il significato, quello più profondo. I nostri genitali sono fatti in maniera completamente diversa. L'uomo ha un corpo, dei genitali che si proiettano verso l'esterno, fanno esperienza del mondo, loro li vedono, li esplorano e hanno contatto con il mondo e la realtà, mentre i genitali femminili sono all'opposto, sono tutti verso l'interno, vanno a toccare quello che quindi è nostra vulnerabilità, il nostro interiore, qualcosa che non vogliamo mostrare o che non è così facile accederci, giusto? E soprattutto riceviamo l'energia esterna. E quindi mi sono resa conto che l'uomo è proprio geneticamente, biologicamente e anche socialmente portato a essere molto più connesso con il proprio corpo, perché non c'è nessun tabù a riguardo di esplorare il proprio corpo se sei un uomo, mentre quante seghe mentali ci sono riguardo al fatto se una donna esplora il proprio mondo, i propri genitali intendo, diventa automaticamente masturbazione, diventa automaticamente sta cercando del piacere, soprattutto per una visione cattolica, quindi stai andando a fare qualcosa che non è per procreare figli. E questo te lo dico per esperienza personale, perché io sono metà greca e metà italiana. Ed è successo proprio questo quando sono diventata indisposta. Io mi ricordo che l'educazione che ho ricevuto dalla famiglia e anche dalla società, sinceramente, è stata quella che la mia vulva servisse per accontentare il marito e fare dei figli. Io non è che mi sia sentita molto legittimata a fare esperienza di questa vulva, perché non la sentivo mia, la sentivo appunto dedicata ad altre persone, dedicata all'uomo, patriarcato, e soprattutto avevo questo ruolo grandissimo di portare avanti la procreazione, quindi di fare figli, avevo questo ruolo sacro, ma non c'era sacralità nel fatto che io facessi esperienza del mio corpo. E mi sono resa conto che quindi se una donna non può vivere nel corpo, dove andrà a fare esperienza del mondo? Lo farà nella testa. E la testa è comandata da ego. Cioè, ego è proprio lì a ricordarti in ogni momento come dovresti essere trattata, cosa ti meriti, sono le famose seghe mentali, giusto? E soprattutto la mente ti fa vivere in due spazi che non esistono, nel rimuginare risentimenti verso il passato e nel cercare di controllare e pianificare il futuro. Due cose che ci rendono assolutamente infelici, perché non possiamo farlo, non abbiamo controllo su questo. Noi possiamo vivere soltanto nel presente, per questo si chiama presente, perché è un regalo e dovremmo tutti fare esperienza di questo. E gli uomini, a parer mio, riescono a essere più sintonizzati con il presente perché hanno esperienza di tutto il loro corpo. Non hanno questo tipo di restrizioni, non c'è tutta questa fatica nel doversi connettere col corpo, perché loro conoscono il loro corpo. Mentre noi donne, essendo sconnesse dai nostri genitali, che sono una parte fondamentale del nostro corpo, e allo stesso tempo una parte così comune come potrebbe essere un gomito, perché non dobbiamo fare esperienza della nostra vulva noi? E ci rende così disconnesse che appunto ritorniamo a vivere soltanto nella mente e ci preoccupiamo tantissimo e viviamo un sacchissimo di disagio. E io voglio proprio ispirare le donne a fare quello che ho fatto io iniziando a studiare Nerf. Ho esplorato la mia vulva.
non per dover a tutti i costi raggiungere un orgasmo, ma per conoscere il mio corpo e ti posso assicurare che questa esperienza ha fatto in modo che io oggi mi senta una donna molto più centrata, molto più consapevole, molto più forte. Io adesso non ho più delle vergogne riguardo al mio corpo e ti parlo come una donna che prima faceva fatica anche soltanto a toccarsi perché era implicitamente qualcosa di shame, di vergogna, senso di colpa. Anche il fatto proprio di dover toccare qualcosa, sai, di morbido, di carnoso, mi faceva effetto. Cosa assurda, perché in realtà si tratta del mio corpo, del mio bellissimo tempio. E nel momento in cui sono riuscita a sbloccare questa cosa, ho capito che c'era tanta vergogna negli insegnamenti che io avevo assorbito durante la mia giovane età. Sono riuscita a riconnettermi a questo corpo e mi sento anche un essere umano migliore perché riesco a non essere impaurita e intimorita da cose che sono semplicemente naturali, anzi sono estremamente connessa ad esse. Quindi io spero che se tu in questo momento mi stai ascoltando e magari ti senti richiamata dalla mia storia, tu possa essere ispirata a fare esplorazione del tuo corpo. Se invece ti voglio dire un'altra cosa, se mi stai ascoltando e ti senti infastidita e hai voglia di dirmene quattro, prima di farlo, prendi un respiro profondo e prova a riflettere su questo. Probabilmente quello che ti sto dicendo ti sta triggerando perché è profondamente vero dentro di te. Quindi Olimpia è soltanto il veicolo, ambasciatore non porta pena. Non sto parlando con nessuno direttamente, non sto facendo il tuo nome, ma se ti senti così triggerata e così infastidita da quello che dico, forse, sotto sotto, è perché hai bisogno di connetterti con la tua vulva. Io te lo auguro con tutto il cuore. E per invece i maschi, gli uomini che mi stanno ascoltando, io ti auguro di essere un uomo come io ho appena descritto, un uomo che sei connesso al tuo corpo, al tuo membro, al tuo pene, che tu fai esperienza del corpo e riesci a essere sempre nella juiciness della tua vita. Ma se per caso magari anche tu hai delle tematiche riguardo al senso di colpa, alla vergogna e purtroppo non ti sei sentito legittimato, non hai sentito il permesso di poter esplorare il tuo corpo, il tuo desiderio, contattami. Potete contattarmi tutti tramite Instagram, YouTube, sono anche qua sul podcast, su Spotify, scrivimi nei commenti, perché io offro una Discovery Call gratuita, dove appunto possiamo esplorare un po' di più insieme come te la stai passando in questo momento, come va la tua vita, qual è il tuo rapporto col tuo desiderio, qual è il rapporto col tuo corpo, il tuo corpo è il tuo tempio, perché se così non fosse magari dovremmo parlarne e io sono qui proprio fatta apposta per ascoltarti. È molto difficile che io rimanga sconvolta da certe storie ed è questo che mi piace infatti del mio lavoro, il fatto che io possa proprio accogliere diversi tipi di esperienze, diversi tipi di storie senza alcun tipo di giudizio, tutt'altro anzi. Diciamo che più le storie ai miei occhi sono nuove e più resto affascinata dalla bellezza dell'essere umano, di quanto possa essere espanso il desiderio e la voglia di esplorarsi. Quindi avrei proprio voglia di sentire la tua storia. Io ti lascio con questo ultimo episodio di giugno e ci risentiamo poi a luglio. Un abbraccio. Mua.